Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio fare un esercizio di modellazione parametrica di un vecchio mattoncino della Lego Technic. Cosa intendo per modellazione parametrica? Intendo la realizzazione di un modello che ha una sua intelligenza grazie a un'opportuna definizione di vincoli, di relazioni che consentono al modello di aggiornarsi e adeguarsi automaticamente alle possibili dimensioni che questo stesso oggetto può avere. Quindi iniziamo immediatamente il nostro esercizio, però prima di farlo vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Per iniziare questo modello partiamo da un'estrusione che definiamo sul piano top, prendo il rettangolo centrale, disegno un rettangolo in questo modo, ne definisco le dimensioni, l'altezza che sarà 8 e la lunghezza che possiamo definire ad un valore generico, in questo caso 32, anche se proprio questa lunghezza, questa quota, sarà quella soggetta a diversi cambiamenti che richiederanno poi l'aggiornamento del modello. Quindi confermiamo lo sketch, definiamo l'altezza che deve essere 9.6 e facciamo un'estrusione come mio solito simmetrica rispetto al piano di sketch. Confermo. A questo punto è necessario fare uno svuotamento del modello con il comando guscio. Seleziono la faccia che voglio rimuovere, che è quella inferiore, e definisco lo spessore delle pareti che deve essere di 1.5. A questo punto confermo col tasto centrale. Vado a fare un'ulteriore lavorazione che è una estrusione. Definisco il mio sketch circolare, cambio le quote, questo cerchio deve avere diametro 6, l'altezza rispetto alla base deve essere di 5.6 e poi dobbiamo aggiungere una quota che in questo momento non abbiamo con il comando quota dal centro a questa faccia laterale del parallelepipedo. Tasto centrale e questa quota deve essere da 8, valore che si ripete di frequente all'interno di un mattoncino della Lego Technic e non solo. Confermo, l'estrusione non deve essere verso l'esterno ma verso l'interno, non deve essere una rimozione di materiale, di conseguenza disattivo questa opzione. Vado da questa parte, trascino la maniglia, premo Shift e la aggancio quindi a questa faccia. In questo modo è come se avessi definito un'estrusione fino a una superficie selezionata che ho selezionato proprio in questo modo, premendo il tasto Shift e facendo sì che si illuminasse la faccia che appunto mi definisce la selezione. Confermo e quindi adesso ho questa lavorazione che vedo dalla parte bassa del modello. A questo punto gli assi ce li ho già accesi e quindi vedo l'asse dell'estrusione cilindrica che sfrutto per fare un foro appunto coassiale che parte da questa faccia, il foro sarà da 5 e il foro sarà attraverso tutto e quindi definisco questo tipo di profondità. Confermo. Adesso mi mancano da fare due lamature all'inizio e alla fine del foro, le faccio con l'estrusione, potrei farle anche con altre tecniche se preferisco. Scelgo al solito la faccia di partenza dell'estrusione, definisco un cerchio agganciandomi al centro di questa estrusione e agganciandomi anche al diametro della prima estrusione cilindrica, che è appunto il diametro 6, che in questo caso deve essere identico al diametro della lamatura. Confermo, inverto l'estrusione, gli dico di rimuovere materiale e la profondità dell'estrusione la faccio di 1. Confermo, adesso questa estrusione è rimasta selezionata, quindi la specchio con il comando opportuno, scelgo il piano di specchiatura che ovviamente sarà il piano mediano longitudinale, quindi in questo caso il piano front, la lavorazione viene specchiata e confermo ancora. Manca un'ultima lavorazione, ovvero fare un'estrusione a partire da questa faccia,
mi scelgo come riferimento questo asse, disegno un cerchio centrato qui di diametro 3, confermo l'estrusione, la inverto e gli dico che deve arrivare fino alla superficie successiva e quindi arriverà fino a quella superficie cilindrica. Confermo nuovamente. Ok, abbiamo definito quella che è la geometria principale che su un mattoncino da Lego Technic di questo tipo, quindi vecchio modello, si deve serializzare in base alla lunghezza del mattoncino stesso. Però per serializzare tutte queste lavorazioni in un colpo solo e soprattutto tenendo conto del fatto che quando il mattoncino sarà lungo 16 ci deve essere un'unica lavorazione di questo tipo, mentre ad esempio quando è lungo 32 ce ne devono essere 3 e così via, allora devo utilizzare non la serie classica, ma devo utilizzare la serie geometrica. La serie geometrica, come dice il nome stesso, appunto va a serializzare una serie di geometrie che io posso selezionare anche tutte in un colpo solo, mentre normalmente la serie classica va a serializzare unicamente delle feature, possono essere anche più feature se sono raggruppate. In questo caso invece mi viene molto comodo la serie geometrica, anche perché la serie geometrica include unicamente le geometrie aggiuntive, ovvero quelle che vengono copiate e aggiunte all'originale, ma non include l'originale. E questa è una grossa comodità in questo caso e poi vedremo perché quando andremo a costruire la family table. Quindi seleziono le geometrie che voglio serializzare con un rettangolo di selezione in questo modo da sinistra a destra e da qui gli vado a dire di fare una serie geometrica. La serie geometrica che voglio fare sarà una serie di tipo curva. A questo punto definisco il piano di sketch e disegno su questo riferimento che già ho a disposizione, disegno una retta che per il momento ha una lunghezza generica. Questo segmento lo vincolo in maniera opportuna, dandogli un vincolo di simmetria delle due estremità rispetto al piano right e poi metto una quota di distanza tra questo vertice e questa faccia che deve essere 8. In questo modo, visto che il mattoncino è lungo 32, avrò che questo segmento sarà lungo 16 e con la serie curva noi possiamo definire una distribuzione su questo segmento con una spaziatura a scelta. Infatti è proprio quello che andiamo a fare. Confermiamo lo sketch. Come vedete lui ha una spaziatura in realtà molto bassa, basta che cambio questo valore, lo porto ad 8 e vedremo che appariranno tre pallini. Il primo è la geometria originale che in realtà lui non andrà a replicare, ma andrà a replicare il secondo pallino e il terzo pallino, quindi la stessa geometria verrà copiata altre due volte, una al centro dello sketch in questo caso e una alla sua estremità. Quindi confermiamo e noteremo appunto che ha replicato queste lavorazioni. Vi faccio anche vedere che se vado sulla prima estrusione e cambio le sue quote, ad esempio questo 32 lo porto a 64, grazie a come abbiamo costruito la geometria e a come l'abbiamo serializzata, come vedete si aggiorna automaticamente. Riporto questo valore a 32. Ora vado a fare anche l'ultimo dettaglio, che sostanzialmente è un'estrusione che troviamo normalmente nella parte alta dei mattoncini della Lego, quindi vado a fare un'estrusione cilindrica su questa superficie, definendo ovviamente un cerchio. Questa avrà diametro 5 e come distanza dobbiamo mettere la distanza di questo centro rispetto a questa superficie, tasto centrale, questa deve essere 4, quindi esattamente la metà di 8. A questo punto confermo lo sketch, definisco uno sketch con spessore che deve essere 1 e l'altezza di questa estrusione deve essere 2. Confermo ancora.
In questo caso, essendo un'unica estrusione, un'unica feature, posso selezionarla e definire una serie classica, sempre però di tipo curvo. Quindi vado a definire nuovamente lo sketch con la medesima logica con cui l'abbiamo definito prima, quindi disegno una linea, quindi un segmento cercando di non vincolarmi a nessuna geometria preesistente, definisco un vincolo di simmetria tra questo vertice rispetto al piano right, poi prendo il comando quota e definisco una quota di questo vertice rispetto a questo lato, tasto centrale pari a 4. Confermo nuovamente, anche qui il passo deve essere di 8 e confermo ancora. Anche qui abbiamo una ripetizione di questi elementi con la logica corretta. Aggiungo un ultimo dettaglio che sono degli arrotondamenti, li vado a fare sul primo elemento della serie, devono essere da 0.2, ma visto che questi arrotondamenti sono stati fatti su un elemento che è stato poi a sua volta serializzato, adesso posso selezionare la feature round, dirgli serie e lui mi propone la serie riferimento che posso tranquillamente confermare. Anche qui vado a fare una prova di parametricità corretta, quindi vado nuovamente a cambiare la lunghezza del mattoncino e la porto, non so, a 128 e noterete che si aggiorna correttamente. E quindi la riporto a 32. Ok, il modello è stato costruito in maniera corretta e parametrica. L'obiettivo finale sarà quello di fare una family table, ma prima di fare la family table vado ad aggiungere dei parametri. Per fare ciò bisogna andare sotto strumenti, parametri. I parametri che vado ad aggiungere sono un parametro che chiamo Lego Units XY per indicare che è l'unità Lego, diciamo sul piano XY, quindi sul piano orizzontale, che normalmente questa unità è pari ad 8 mm. Questa unità è in realtà una grandezza intera e al momento questa unità, visto che 4 per 8 fa 32, direi che è pari a 4 unità Lego. Vado ad aggiungere anche un altro parametro che chiamo Lego Value XY, che ci dà il valore corretto della singola unità che ovviamente andiamo a digitare noi. La singola unità Lego sul piano XY è di 8 mm. E possiamo anche andare a definire quelle che sono le corrette unità di misura. Ricordate che questa è una cosa che si può fare, quindi vi posso dire che questa grandezza è in realtà dotata di dimensioni, cioè di unità di misura, ovvero in questo caso di millimetri, che devo andarmi a cercare. Eccolo qua. Ok, a questo punto vado sulle relazioni, seleziono la prima estrusione dove c'era il 32, mi mostra le quote di questa estrusione nella loro forma simbolica, seleziono quella che dovrebbe essere la quota 32, se non sono sicuro posso selezionarla e dirgli di mostrarci il valore, eccolo qua, ci dice che il valore di questa quota è esattamente 32. Adesso a fianco a questa quota scrivo un bello uguale e poi aprendo i parametri locali gli vado a dire di inserire in questa relazione il Lego Units XY, facendo tasto destro gli vado a dire di inserirlo nella relazione e lo vado a moltiplicare con un bel asterisco al Lego Value XY, che anche questo lo inserisco nella relazione. In questo modo sto imponendo a quella quota di essere sempre pari al prodotto delle unità Lego per il valore dell'unità Lego e gli do OK. Noterete che se adesso faccio rigenera schermo, poi di nuovo seleziono
la quota, provo a cambiarla, mi dirà in basso che questa quota adesso è guidata da una relazione e che quindi non la posso modificare manualmente. Detto ciò, mi vado a creare una bella family table, sotto strumenti family table appunto, inserisco le varianti, ovvero le righe che mi servono in questa tabella, che sono il mattoncino da 2 unità, mattoncino da 4, da 6, da 8, da 10, da 12 e da 16. Dopodiché inserisco anche le colonne, ovvero le proprietà del modello che voglio gestire tramite la Family Table. In questo caso le proprietà sono il parametro Lego Units, che seleziono e gli dico di inserirlo nella tabella e qui chiudo. Successivamente gli vado a dire che voglio anche gestire la serie geometria, perché sul mattoncino da 2 unità in realtà la serie geometria deve essere soppressa perché deve essere presente unicamente la geometria originale, ovvero questa che sto indicando con il mio mouse. Quindi seleziono la serie geometrica, gli do OK e quindi ho la mia tabella che però adesso vado a compilare. Potrei compilarla a mano, visto che gli elementi non sono tanti, ma vi mostro una soluzione alternativa e spesso comoda, ovvero quella di gestire e compilare la tabella della Family Table mediante Excel con questo tasto qui. Clicco sul tasto e mi si aprirà una pagina Excel che conterrà esattamente la medesima tabella. Qui modifico il nome della prima variante e aggiungo x2 al posto del post fisso. Faccio la stessa cosa per quest'altro e aggiungo x4 e poi sfruttando le capacità di Excel vado a generare abbastanza facilmente tutti i nomi. L'unico che dovrò cambiare e aggiornare sarà l'ultimo perché deve essere per 16. Poi questi nomi, se voglio, li posso copiare ed incollare velocemente al nome comune e anche qui scrivo 2, mentre qui scrivo 4. Seleziono entrambe le celle, le tiro giù in modo che me le compila tutte e correggo solo l'ultima che deve essere 16. Salviamo, chiudiamo e quindi noteremo che adesso la tabella si è aggiornata anche all'interno della Family Table. L'unica correzione che dobbiamo fare è qui dove aggiungiamo appunto il valore n che sta per no. A questo punto facciamo una verifica delle varianti di Family Table per verificare che sia tutto corretto. Chiudiamo. Adesso andiamo a fare giusto un check sul primo elemento andando a vedere l'anteprima di questa variante che come vedete è corretta e lo facciamo anche sulla variante da 12 e anche qui è corretta. Quindi clicco su OK e abbiamo generato un modello parametrico gestito da una family table piuttosto semplice poiché è caratterizzato praticamente da 2 colonne, questo grazie al fatto che abbiamo appunto costruito in maniera molto parametrica il modello stesso. E quindi direi che con questo esercizio abbiamo concluso l'argomento. Vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.